togliamolo un attimo questo. Lo togliamo. Non mi ricordo neanche se era bello funky questo, no? Devo registrare. Quello che volevo dire, noi consideriamo la parola old school come una parola che dice old school, vecchia scuola. In realtà c'è un grosso storico che si chiama Eric Hobsbawm, che ha scritto un libro che si chiama L'invenzione della tradizione. Cosa dice l'invenzione della tradizione? Dice che le tradizioni di per sé non esistono, non esiste niente che è consolidato nel tempo e si continua a fare nei secoli dei secoli. Amen. Esistono però delle persone che a un certo punto nella storia inventano quella che è la tradizione, si inventano mettendo assieme esperienze simili tra loro un passato tradizionale o una serie di usi o costumi tradizionali, per cui la tradizione di per sé è un'invenzione a posteriori, secondo questa opinione di Eric Hobsbawm nel libro appunto di cui cura la prefazione, che si chiama L'invenzione della tradizione. Eric Hobsbawm, lo scrittore che ho appena menzionato, inoltre ha scritto Il secolo breve, e nel secolo breve sono riproposta la storia del Novecento con un'analisi incredibile dei fatti avvenuti più o meno nel mondo intero. È un'altra tesi molto importante che diciamo è espressa nel secolo breve, è che esistono due periodi che ogni persona vive. Il periodo di vita personale in cui questa persona vive durante la giovinezza, e poi lo stesso periodo rivissuto successivamente, in cui legge di questi eventi storicamente, e dove ovviamente il panorama si ingrandisce, non è più ciò che vive o ciò che ha vissuto nella limitata o nelle limitate aree geografiche in cui ha passato la propria giovinezza, ma è diciamo un'analisi storica fatta da qualcun altro che legge, in cui arricchisce di particolari oggettivi, quindi non derivanti dalla propria esperienza oggettiva, tutta la propria l'understanding, il comprendimento di quello che è stato il periodo che ha vissuto da giovane. Nell'hip hop old school possiamo applicare queste due visioni, queste due analisi, questi due modelli, diciamo, allo stesso modo. Da una parte possiamo applicare il primo modello, cioè che ogni tradizione si inventa, e che una tradizione è effettivamente l'invenzione di qualcuno a posteriori, qualcuno o una serie di personaggi o una comunità di persone che fanno un'analisi di quello che è successo prima e decidono che deve essere quello che c'è stato prima, deve essere interpretato inconsolidato, cioè consolidando diversi momenti della storia del passato sotto un determinato filtro, un modello interpretativo, e quella è il modello tradizionale che viene inventato a posteriori, così che dopo tanti anni che c'era la musica di Aaliyah e di quelle di cui ho parlato nella puntata precedente, la golden age dell'hip hop, si è deciso che tutto quel periodo di pop degli anni 90, che comprende sia gangster music, gangsta hip hop, che non gangsta hip hop e tantissime altre forme di pop più o meno commerciale, quello deve essere chiamato la golden age dell'hip hop, quando invece chi l'ha vissuto di persona in quel periodo avrà constatato che c'erano tantissimi generi di pop completamente diversi da loro, alcuni molto commerciali, l'esplosione dell'hip hop a livello commerciale e tutta una serie di altri fenomeni culturali anche distanti dall'hip hop. Ad esempio un articolo che è uscito, se non sbaglio, su una rivista americana famosa, che non so se era Hip Hop Connection o un'altra, dove si parlava dell'omosessualità e l'hip hop, e c'era tutto un articolo su un club hip hop di New York City gay, con tutti questi omaccioni che andavano a ballare l'hip hop e in realtà erano gay. Quindi gli anni 90 sono stati, come gli anni 81-84, una congerie di fatti molto diversi tra loro, e chiamare chiamare sia gli anni 90 dell'hip hop come gli primi anni 80 dell'hip hop in un determinato modo significa appiccicare un'etichetta, una label, dare una specie di tradizione all'hip hop che vuole che in quell'epoca, cioè nei 90, noi chiamiamo quel periodo golden age dell'hip hop, mentre invece nei primi anni 80 il periodo dei primi anni 80 va chiamato necessariamente old school, come ho detto nel primo episodio, perché è musica che suona più vecchia rispetto a quella più nuova, ma
usando questo modello interpretativo, allora qualsiasi tipo di pop suona più vecchio dopo un po' di anni rispetto a quello più nuovo, come qualsiasi tipo di funk dal 67 al 74 suonava più vecchio. Se si ascoltano i dischi della Kool and the Gang del 73, Wild and Peaceful per esempio, l'album del 73 della Kool and the Gang, suona molto più moderno che l'omonimo della Kool and the Gang uscito nel 69, che si chiama appunto Kool and the Gang. È jazz funk anche quello, però ovviamente fatto con tecnologia leggermente diverse 6 anni dopo e con uno stile leggermente più moderno e adeguato ai tempi. Non per questo la Kool and the Gang si riferiva al primo album chiamandolo Old Jazz Funk, e quello veniva chiamato New Jazz Funk. All'epoca si chiamava jazz funk, o si considerava comunque jazz molto funky. La stessa cosa quando Ed Hunters di Herbie Hancock venne fuori, se non sbaglio nel 76 o nel 75, penso nel 76. Successe che Ed Hunters veniva considerato come un esperimento fatto da musicisti jazz nel funk, per cui si poteva chiamare new funk, ma questa definizione di new funk venne data molto dopo. All'epoca era semplicemente un esperimento che Herbie Hancock fece radunando i suoi amici musicisti jazz e facendoli suonare tutti assieme per fare un progetto funk, cosa che questi musicisti che erano jazz, a differenza di musicisti funk che facevano funk dalla mattina alla sera, non avevano mai fatto, o non avevano fatto con la sapienza e l'esperienza dei musicisti funk. Difatti Ed Hunters è un progetto molto particolare, la cui performance suona in maniera molto diversa dal classico disco di funk, lasciando da parte il fatto che Herbie Hancock è un genio, un po' come dire un disco fatto dai Public Enemy, che erano dei geni nell'hip hop. Ovviamente, per quanto influenzato dall'epoca, suona comunque come un lavoro di genio. Quindi da un punto di vista la tradizione è un qualcosa di inventato, punto prima. Punto secondo, il periodo personale che ogni persona vive è diverso dal periodo che vive ogni persona storicamente dopo, quando analizza i fatti, come ad esempio tramite un libro, come ad esempio Last Night DJ Say My Life, che analizza il periodo dell'hip hop in senso molto ironico, oppure come ad esempio qualsiasi libro di storia. Ad esempio qui abbiamo un negozio a Londra che si chiama Sounds of the Universe, che analizza dove ci sono parecchi libri che analizzano l'hip hop. Ci sono 2 bellissimi libri di fotografia che mi ripropongo di comprare, di farvi vedere il più presto possibile, dove tutto l'old school e lo stile dell'old school vengono analizzati dagli scatti minuziosi di fotografi famosi dell'epoca. Però i fotografi famosi dell'epoca, le persone che vivevano quel periodo, non si consideravano school, e qui nasce la grossa contraddizione tra momento storico vissuto nell'infrastoria, cioè nel momento in cui si vive, che può essere di transizione o può essere un momento effettivamente storico fondamentale, e l'analisi successiva in cui si proietta su questo momento tutta una visione conseguenziale data di valori, di ombre, di filtri, di modelli interpretativi che all'epoca non esisteva, e tutto il discorso lo si fa come se fosse oggettivo, sbagliato, perché bisogna sempre specificare il modello di cui si parla. Per cui quando io parlo di golden age dell'hip hop parlo dell'etichetta che è stata affibbiata recentemente in Italia su quel periodo. Quando invece io parlo dell'hip hop anni 90 parlo di quello che era il modo con cui io percepivo l'hip hop anni 90. Per cui ad esempio Robert Kelly all'epoca era fresh and new, era hot, era una cosa assolutamente eccitante che usciva nell'R&B. Adesso viene considerato come classic R&B, e come dice il grande scrittore Jorge Luis Borges, i classici noi impariamo ad amarli perché non ne potremmo fare a meno, vista la grossa e continua frequentazione che abbiamo di loro. E sempre Borges, il grosso scrittore argentino, dice anche un'altra cosa, che ogni grosso artista crea i propri precursori, e questo inserisce un altro modello post o postumo all'hip hop di quell'epoca, per cui qualsiasi grosso artista che sia venuto adesso non può non aver riconosciuto nei fatti o con parole il debito dovuto alle forme precedenti dell'hip hop, quindi Golden Age se così la volete chiamare, e Old School se così la volete chiamare, e di conseguenza ha creato in un certo senso i propri precursori, coloro i quali cioè che sono i responsabili diretti o indiretti di quelle influenze musicali che nel momento unico attuale vengono considerate inscindibili e legate attraverso 1000 fili a quel passato musicale. Quindi queste sono 3 osservazioni molto importanti da fare sulla storia dell'hip hop da un punto di vista interpretativo. Da un punto di vista fattuale adesso faccio vedere qualche esempio che in un certo senso prova questi punti. Warp 9, un disco assolutamente splendido di Electro Beats, primi anni 80, data qui legge 1983, Prism Record, appena uscito
e comprato nel negozio a Genova quando ero ancora ragazzotto, disco spettacolare, cose quasi mai sentite prime, se si eccettuano alcune cosucce arrivate da Detroit e alcune cose arrivate da New York City di simil fattura, anche lì. Adesso questo è old school, all'epoca era la nuova musica fresca che cambiava tutto quanto c'era stato appena prima. Quindi i vari Quincy Jones, Alfred Simpson nei cuori di molti rimanevano, però erano soppiantati dalle novità, e questa era una di quelle. Il negoziante mi disse: oh, questo è incredibilmente nuovo e fresco, adesso è old school. Questa è l'applicazione della teoria. Ci sono due periodi: il periodo che si vive in cui, che possiamo definire anche infrastorico, perché non ci sono ancora valori, non ci sono ancora elementi che si fissano sull'oggetto, filtri, modelli, e poi c'è invece il periodo molto successivo negli anni, di molto successivo può essere anche 200 anni, ma nel caso nostro siamo ancora tutti vivi, sono 30 anni dopo, 40 anni dopo. I modelli e i filtri si accumulano tramite quelle che sono le esperienze storiche che vengono fatte sul genere o su ciò che si pensa che sia la prosecuzione di quel genere nei suoi vari fasi, nelle vari stadi di evoluzione, e quindi questo diventa old school. Bellissimo disco, o meglio sarebbe da dire bellissima compilation, Funky and Some, che è una raccolta di pezzi prodotti sotto il grande controllo di James Brown. Qui ci sono The Last Word, Elsie Mae e ABB, pezzi di gruppi minori o di formazioni create da Brown all'epoca, che andavano di moda, periodo del funk, primi anni 70, fine anni 60, e che poi quando uscirono su questa etichetta, che è la People, che è la stessa su cui sono usciti gli originali, era già un anacronismo negli anni 80-90 e dava una serie, proiettava una nuova luce sul funk dell'inizio anni 70 praticamente. Anche questo è un episodio di rimodellamento del periodo storico, e può essere anche visto in funzione antropologica, cioè può anche essere visto come studio del comportamento umano nell'analisi storica o nell'analisi di periodi storici. L'incapacità di vedere la storia come un momento a sé stante, ma dover per forza attribuire dei valori, tra virgolette, storici, il nuovo, il vecchio, il classico, il moderno, eccetera. Si pensi alla musica classica, chi la faceva all'epoca considerava la musica classica come musica classica? No, Mozart considerava la propria musica come musica del tempo, musica probabilmente più sofisticata rispetto a musiche popolari, però sicuramente la musica del tempo, così che James Brown, nel momento in cui viene ristampato qui, o meglio i gruppi prodotti da James Brown ristampati su queste compilation, questo diventa un classico, l'esempio di come creare un classico con una ristampa di qualcosa che nel passato ha venduto tantissime copie ed ha conquistato il rispetto di molti consumatori. Questo è un altro esempio di osbaniano, se possiamo dirlo, secondo il suo modello di reinterpretazione storica. Qui c'è un pezzo in questo album che, se non mi sbaglio, si chiama A Piece of Jazz o A Little Piece of Jazz, dove vengono messi tutta una serie di campioni di jazz funk che sono praticamente parte dell'heritage, dell'eredità che abbiamo avuto dai jazzisti e dai funkisti che hanno prodotto per la Blue Note, Prestige e altre etichette che negli anni 70 avevano messo fuori jazz funk più che altro per vendere copie, perché il funk era un genere commerciale, per cui molti jazzisti avevano saltato la barricata e avevano detto: perché non fare un bel disco di jazz funk? Poi c'erano musicisti come Donald Byrd che hanno fatto proprio una carriera vera e propria di questo. E vabbè, in questo meraviglioso classico, come lo chiamano oggi, è raccolto un megamix, un potpourri, una creazione fatta da DJ Jazzy Jeff che è un tributo a questi ancora più classici degli anni 70 di jazz funk, per cui qui abbiamo nel 2012 un classico che già all'epoca dava un tributo a quelli che venivano considerati dei classici che a loro volta erano usciti 20 anni prima. Quindi in questo qui abbiamo un doppio filtraggio. Adesso tra 50 anni qualcuno che farà una compilation mettendo dentro qualche pezzo di questo album, magari comprendendo quel mix di cui sto parlando,
aggiungerà un ulteriore filtro, per cui si arriva all'indecifrabile nel momento in cui il processo storico si sviluppa a tal punto in cui tutte le persone sono morte, non esistono più, esiste solo il documento che a sua volta viene reiterato, duplicato o inserito in qualche altro documento che a sua volta viene diciamo fatto da qualcuno che se ne prende il merito. Si pensi ad esempio Kev Darge, le compilation su BB. Lui prende dei classici di funk del 1971, 75, 74, 76 e fa una raccolta, e compie così costituisce una raccolta di pezzi rarissimi, prendendosi quasi il merito, come se la musica l'avesse fatta lui. In realtà questo è un fenomeno antropologico di vecchia data che in un certo senso coinvolge discipline come l'archeologia, la riscoperta scientifica o la storia della scienza, la storia della letteratura, la storia dell'antiquariato, quindi la letteratura antiquaria, eccetera. Breaking and smurfing. Quando comprai questo, wow, cos'era il breaking, cos'era lo smurfing? Il negoziante, che ne sapeva meno di tutti, però a cui interessava vendere il disco, disse: ah, breaking and smurfing è un genere musicale, breaking and smurfing. Naturalmente qui si parla di danza, ovviamente, no? Si parla sempre della Sugar Hill Records, si parla cioè di un'etichetta che all'epoca era commerciale, ma all'epoca questo di nuovo veniva considerata come la novità. Adesso è un super classico, quasi anche un po' vecchio, no? Tutte queste posizioni, questi tipi di tute, questo tipo di immagine, questa grafica che ci ricorda come vivevamo tanti anni fa, come vivevano le persone tanti anni fa, come vedevano le cose in un certo senso. Questo però è un filtro che noi mettiamo adesso, quindi a seconda di come vogliamo analizzare questo disco, è nuovissimo o è vecchio, è old school o è un qualcosa di completamente innovativo, a seconda del filtro del modello interpretativo che noi vogliamo aggiungere. Quindi qualsiasi cosa può essere fissa nel tempo o fissa nel senza tempo. Così come abbiamo parlato di West Street Mob, che sta suonando in sottofondo, ed è una collezione di pezzi rap, se li vogliamo chiamare così, e di ballate come questa, che sono state anche prese in prestito da Grandmaster Flash quando ha fatto le sue Wheels of Steel nel 1981, che tanto cosa nuova parea sembrare. Abbiamo un altro tipo di rivalutazione che è quello dei classici del rare groove, in cui si sovrappongono due periodi storici, quello degli anni 80 in cui ci si prepara all'acid jazz e quello delle ristampe degli anni 80 in cui si rievoca il vecchio funk e il vecchio soul, incominciando a far sentire alla gente comune che va nei negozi di dischi il senso del raro, per cui si intitolano delle compilation rare 4. Da notare che non tutti i titoli che abbiamo ripreso per voi qua su Retro erano e sono rari come erano all'epoca, fin tanto nel 2012, ma già mettere questa scritta e mettere dei pezzi che sono usciti per la maggior parte su 45 giri dà un'aura di importanza a un'opera che in realtà è semplicemente una compilation di soul funk fatta negli anni 80 per vendere delle cose vecchie di catalogo che ormai in forma originale erano ritornati tutti indietro ai distributori ed erano invenduti per le povere etichette come la RCA che possedeva il publishing di questi lavori, e quindi aveva trovato il modo per riciclare della roba. Quindi in un certo senso, da un'operazione commerciale, noi abbiamo una reinterpretazione di una realtà musicale, per cui adesso molte cose RCA e Arista, dopo la loro fusione, diventano pezzi di catalogo rari. Vi prego di notare che molte di queste cose esistono su 45 giri e si possono ancora tranquillamente trovare in bancarella o su eBay per $5. Altro grande esempio di disco super campionato dagli ausettari, dagli ipopettari, dai brechettari, da chiunque. Questo qua da Bob Sinclair fino ad arrivare a chissà chi è stato preso di qui, di là, di su e di giù. Captain Sky, quando usciva questo nel 1977, la AVI Records aveva due produttori di punta, Grinder e Lewis, responsabili anche per El Coco e per altre produzioni come Disco Gnosis, splendide cose che vi raccomando caldamente tra l'altro, e questo era il top della novità. Again, questo è stato un classico negli anni 80, è stato campionato alla fine degli anni 80, è stato ricampionato negli anni 90 ed è stato ristampato, mi sembra, alla vigilia degli anni 2000
dell'anno 2000. Questo è stato rifiltrato e riclassificato come classico del classico del classico almeno 5 volte. El Chicano, Viva Tirado, un classico campionato da Kid Frost nella razza. Questo è l'originale. Questa la copertina che il mio fedele amico e operatore ha preso per voi dall'inizio, in un momento separato, mostra chiaramente un piano a mezza coda, un organo, se non sbaglio c'è un Fender Rhodes da qualche parte e delle percussioni. Questo era il tipico setup del 90% dei musicisti che facevano funk soul negli anni 70. Adesso se facessimo uscire un album con una copertina del genere, faremo una copertina vintage, come viene chiamata adesso. Di nuovo il termine vintage è come il termine fiction, sono tutti termini che sono stati costruiti per definire qualcosa a posteriori, che è esistito prima, sotto un'altra forma e senza quel tipo di definizione, che in un certo senso non modificava la visione o la percezione di quella cosa, per cui la percezione di questo disco nel 2012 è completamente perduta. Magari tra 30 anni, se verranno dimenticate le immagini che noi abbiamo della musica anni 70, di musica vintage, potremo avere una nuova percezione di questo album, di quest'opera, di questa copertina e delle tracce che ci sono dentro, e quindi avere in un certo senso restituita l'immagine di una creazione che all'epoca è stata probabilmente fatta nella tradizione del tempo, così come venivano rifiltrati i classici degli anni 50 e 60, perché ricordiamocelo che negli anni 70 c'erano legami in milioni, se non in miliardi, tra opere fatte nella contemporaneità e il ventennio precedente. Difatti molti operatori della musica di quell'epoca avevano fatto cose per tutto il trentennio 50-80. Un'altra serie di classici beat presi dall'hip hop della old school, come lo si voglia chiamare, o del primo hip hop, arriva da questo disco di Dennis Coffey. Dennis Coffey, che ovviamente fece Scorpio, fu il grosso successo. Fece anche però Air and Thanks, che è un album dove lui con la sua band fa tutti i pezzi dei Beatles, alcuni pezzi dei Beatles. Qui ci sono dei killer grooves che sono stati campionati così tanto che alcuni produttori negli anni 90, questo lo sapranno bene i dealer di Rare Groove, sono stati stigati a fare una ristampa uguale identica. Questo è l'originale, che io comprai a un'asta nel 1985, ormai quasi introvabile, splendido disco che potete acquistare nella sua ristampa. Esiste probabilmente anche il CD ed esistono anche altri modi di ascoltarlo, ovviamente. Su YouTube ci sarà sicuramente chi ha postato dei link. È un album splendido che, di nuovo, rifare le cover dai Beatles negli anni 70 come funk è il ripescaggio in anacronismo di qualcosa che era considerato già all'epoca un classico. Questo viene considerato un classico in se stesso, risultato classico del classico. E non dimentichiamoci dei fratellini, dei 45 giri di funk, che a sua volta sono finiti nelle compilation di cui vi ho fatto vedere prima, che quando uscivano erano il vero tool dei DJ dei primi anni 70, perché i 12 inch, i 12 pollici fino al 76 non si sono visti, almeno non su larga scala, magari ce n'era qualcuno prima. Quindi concludendo e riassumendo, le due tesi principali di questa puntata sono, per ripetermi e mi scuso se lo faccio, punto A: esistono vari periodi storici nella storia di un genere e quella viene chiamata storia di un genere quando si vuole inventare una tradizione che idealmente copre l'inizio, un inizio ideale di questo processo generativo fino all'attuale e che rappresenti un continuum. Ma questa è un'astrazione ed è un modello. In realtà si potrebbe vedere l'hip hop, come così il funk, il soul, come una serie di periodi totalmente sconnessi tra loro e senza un reale legame, anche se vi è stata un'ispirazione, perché pur si tratta, sotto la legge del copyright, di opere che hanno diritti diversi, che hanno un'esistenza diversa, indipendente a sé stante. Il punto 2 è che esistono periodi storici diversi e noi li abbiamo tutti quanti vissuti e abbiamo raggiunto più o meno una certa età, chi ha avuto la fortuna di raggiungerla ovviamente,
come nel mio caso dei miei 44 anni suonati, e vediamo tutto in base a due filtri. Il filtro dei ricordi, quando tutto ciò che vivevamo era nuovo, fresco ed eravamo eccitati per quello che accadeva e di conseguenza non c'erano etichette da appiccicare a quello che vedevamo, ascoltavamo, compravamo, tranne che quelle che ci potevano dire i negozianti o le mode del tempo. E poi ci sono i filtri che impariamo ad appiccicare alle cose dopo 20-30 anni che abbiamo fatto quell'esperienza, così che quello che chiamavamo hip hop o R&B negli anni 90 adesso si chiama l'hip hop e l'R&B della Golden Age. Ma questa è una cosa che è stata definita dopo. Come il grande scrittore argentino Jorge Luis Borges, ogni grande artista crea i suoi precursori, ma non esistono i precursori in quanto tali senza questo grande artista, vengono creati a posteriori, cioè sono invenzioni fatte da storici, da critici o anche dalla gente comune, dagli amanti comuni del genere, che vogliono vedere in Doug E. Fresh, old school, e vogliono vedere in NWA una parte della Golden Age dell'hip hop. Quindi con queste piccole riflessioni vi saluto, non invitandovi ovviamente a prendere posizione se non lo volete e ad assumere una visione bifocale sull'argomento, cercando di vedere quanto può essere divertente e stimolante vedere A, le cose come le volete vedere voi, qui c'è la Golden Age, qui c'è l'Old School, e B, le cose sotto una prospettiva, con una prospettiva totalmente nuova, dove la storia è la storia di idealmente chi l'ha vissuta nel periodo in cui queste cose non avevano l'etichetta che a loro è stata appiccicata a posteriori, tanto più quando si parla dell'etichetta di classico, parola molto pericolosa, che può essere anche molto familiare, ma che va usata con molta cautela. Si ricordi la musica classica e i musicisti che facevano quel tipo di musica, loro non si consideravano dei classici. Herbie? It's a good instrument, though. Herbie, there was one thing I was thinking. Seeing you and Quincy here with all these instruments and this sophistication of electronics and everything, but still the African blood is streaming through the... The funk will prevail. Yeah, right. Right. It's interesting because, these instruments were designed for people to use, Right. You know, it's just a tool, another tool. The way an axe is a tool, an axe can be a tool to cut wood to build a house, or can be a tool to slaughter your neighbor, you know. The same thing, a synthesizer can be a tool to really hurt people's ears or interfere with their lives, or it can be a tool to make a really nice sounding instrument that can really affect people in a positive way. And it all depends on the person that's using them. People blame machines very often for the machine's fault. How can it be the machine's fault? We have to plug it in.